Novità molto importanti nel calciomercato dell'Inter. I nostri dirigenti sono già all'opera per costruire la squadra in vista della prossima stagione, ovviamente sperando di vivere appunto la prossima annata ancora una volta con lo scudetto sul petto, ma di questo ne parleremo e lo vedremo. Nell'episodio di oggi, concentrandoci sul calciomercato, andremo a vedere come cambierà la difesa dell'Inter nella stagione 2022-2023. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo episodio, nuovo appuntamento con il calciomercato. Oggi però è un episodio più particolare perché all'interno di un unico contenuto faremo un bel punto della situazione su tutti i difensori che potrebbero comporre la difesa dell'Inter della prossima stagione. Vedremo i titolari, vedremo le riserve, vedremo chi può partire e anche chi può arrivare e poi in chiusura magari facciamo un rapidissimo aggiornamento anche sulla questione portiere. Cominciamo subito allora, andiamo direttamente nelle notizie. Prima devo fare un piccolissimo punto della situazione sul mercato in generale, perché ovviamente la difesa è uno dei reparti in cui si andrà ad investire, ma rientra in una strategia che comprende anche un discorso sul centrocampo e sull'attacco, è abbastanza evidente. Per quanto riguarda il centrocampo, l'Inter dovrà sicuramente lavorare sulle riserve. Abbiamo un pacchetto di riserve che andrà probabilmente rifondato perché Vidal e Vesino saluteranno e potrebbe salutare anche Sensi, quindi di fatto l'Inter si ritroverebbe con il solo Gagliardini, attuale, in panchina. Potrebbe tornare anche Lucien Agumé dal prestito al Brest, ma questo è ancora un po' in dubbio. Andranno fatti quindi almeno un acquisto, per non dire anche due, quindi lì ci saranno degli interventi da fare. Sulle fasce a destra siamo coperti con Dumfries e Darmian, a sinistra vediamo perché oltre a Gosens, se dovesse rinnovare Perisic, ok, non dovesse rinnovare il croato, bisognerebbe intervenire anche lì con una riserva e quindi altri investimenti da considerare. Per quanto riguarda l'attacco invece, Sanchez e Caicedo saluteranno. Lautaro io lo considero in bilico, non tanto perché l'Inter lo voglia cedere, quanto perché le voci si rincorrono e, questo vale per tutti i giocatori, dovesse arrivare un'offerta veramente difficile da rifiutare, è possibile che l'Inter valuti anche la cessione di Lautaro e quindi la possibilità di incamerare un bel po' di milioni di euro. Scamacca è l'obiettivo numero uno, piace tanto, lo ha confermato anche Carnevali del Sassuolo ancora una volta, possibile anche un altro colpo, a maggior ragione se dovesse partire Lautaro, quindi anche in attacco si prevede grande movimentazione. Perché vi ho detto tutto questo? Innanzitutto per contestualizzare, come dicevo, ma poi anche perché volevo farvi notare, semplicemente spiegandovi le situazioni, avrete notato che gli acquisti che l'Inter avrà necessità di fare a livello numerico, al di là del discorso di quanto costino, se sono parametri zero o se va pagato anche il cartellino, a livello numerico gli acquisti che l'Inter dovrà fare dal centrocampo in su rischiano di non essere così pochi, perché comunque ci sono tante pedine da sistemare. E questo quindi ovviamente si riverbera anche sulla difesa, dove, e passiamo quindi al tema difesa. Partiamo dai titolari. Allora, Skriniar e Bastoni sono inamovibili. L'Inter vuole ripartire da loro, a Bastoni ha già rinnovato il contratto circa un annetto fa, con Skriniar stanno iniziando in queste settimane i primi approcci, ma non dovrebbero esserci problemi perché Skriniar, come sappiamo, vuole rimanere all'Inter. Occhio perché potrebbe anche diventare addirittura il nuovo capitano. Sappiamo che le voci su Barella sono insistenti, però viste le recenti prestazioni mi pare che anche la tifoseria, e io mi ci metto per primo, acclami a gran voce Skriniar come nuovo capitano. Questa è un'aggiunta, poi lo vedremo. Il focus naturalmente va posto su Stefan De Vrij, perché De Vrij ha un contratto che scade nel 2023, quindi fra un anno, al termine della prossima stagione, diciamo così. È un classe 92, quindi ha compiuto 30 anni appunto in queste settimane, ha uno stipendio di 3,8 milioni netti, che sono circa 7 lordi, quindi rientra in una fascia piuttosto alta, non è al top, perché comunque Lautaro Martinez, quello che l'anno scorso era Lukaku, eccetera, erano ovviamente più in su, però 7 milioni lordi non sono pochissimi. È inevitabile quindi che l'Inter cercherà di venderlo, anche perché vista l'età, vista la scadenza del contratto e tutto quanto, è nel momento ideale per cercare di monetizzarlo. Dovesse invece rinnovare il suo contratto, difficilmente si potrebbe immaginare ad una cessione anche già solo fra un anno, e avendo 31 anni inizierebbe a essere complicato piazzarlo a delle buone cifre. Quindi l'Inter dovesse decidere di rinnovargli il contratto, significherebbe un volerlo portare fino a fine carriera, più o meno, appunto all'Inter. Il discorso che vi facevo prima
sul fattore relativo ai tanti nomi da dover muovere sia in entrata che in uscita, riguarda quello che, come ben sapete, è l'obiettivo numero 1 per l'Inter in difesa, ovvero Gleison Bremer. Bremer ha già fatto sapere che vuole venire all'Inter, sarebbe felicissimo di venire, l'Inter gli ha fatto sapere che sarebbe felicissima di acquistarlo, si parla addirittura di una sorta di preaccordo o comunque di stretta di mano per quanto riguarda il contratto, per un ingaggio da 2,5 milioni netti. Il costo dovrebbe essere intorno ai 25-30 milioni di euro con il Torino, con il quale si sta cercando ovviamente una quadra perché l'operazione è comunque importante. In queste settimane, in questi giorni in particolare, sto sentendo tante volte, un po' in giro sui social tra i tifosi, ma non solo, molti dire: "Se dovesse arrivare Bremer e contemporaneamente rimanere De Vrij, non ne sarei così sorpreso". Io invece sì. Io vi dico la verità, io sarei molto sorpreso se rimanesse De Vrij con l'arrivo di Bremer. Non tanto perché sia un qualcosa di scandaloso, cioè l'Inter è una big, ha almeno 3 competizioni ogni anno da affrontare, quindi è anche giusto che le riserve possano essere in taluni casi di un livello un po' più alto rispetto a quelle per esempio di quest'anno. Però a fronte del fatto che, come dicevo prima, l'Inter dovrà comunque investire tanto, dovrà fare tanti acquisti anche nei reparti di centrocampo e di attacco, mi sembrerebbe un po' sprecato, un po' illogico, ecco, diciamo così, investire 25-30 milioni su un giocatore come Bremer mantenendo anche De Vrij, cioè sarebbe un sovraccaricare un reparto che a livello di titolari è tecnicamente già a posto perché la difesa dell'Inter è già forte così, investendo dei soldi che magari in questo caso potrebbero quindi servirti per migliorare un altro reparto che invece ha maggiore urgenza. Quindi io sinceramente faccio fatica a pensare che Bremer arrivi anche in caso di permanenza di De Vrij. Secondo me l'addio di De Vrij è una condizione, tra virgolette, imprescindibile. Quindi questo era un attimino per aprire una piccola parentesi. Con il Torino, vi dicevo, si sta lavorando sulla cifra, 25-30 milioni di euro, e sul possibile inserimento di contropartite tecniche. E qui va aperta un'altra parentesi. Urbano Cairo non è esattamente il presidente più malleabile da questo punto di vista. Io fatico a pensare, guardando anche la storia del Torino e di Cairo, che appunto Cairo si privi del suo asset migliore, che quale è oggi Bremer, incassando una cifra cash relativa con l'aggiunta di contropartite magari di secondo piano. Il nome principale di cui si parla è Federico Di Marco e quindi poi a questo punto mi ricollego al tema delle riserve. Di Marco è forse l'unica effettiva contropartita che potrebbe avere un senso anche per il Torino, perché comunque è un giocatore fatto e finito, è un potenziale titolare per un club come il Torino, non sarebbe scandaloso vederlo titolare, ed è anche un pupillo di Juric. Quindi se davvero Di Marco dovesse entrare nella trattativa, allora potrebbe avere un senso. Faccio molta più fatica a pensare ad un Radu, ad un Pinamonti, giocatori di questo tipo inseriti nella trattativa. Non sarebbe da storia recente del Torino e da storia recente di Cairo, però vediamo. Quindi, venendo al tema riserve, parto proprio da Di Marco. È un giocatore duttile, è un giocatore utile per le liste, visto che comunque ha fatto parte del settore giovanile dell'Inter. È italiano, è interista, che non fa mai male, mettiamoci anche questo. So che molti tifosi col passare dei mesi hanno iniziato a, diciamo, non dico ad attaccarlo, però a rivalutare in negativo il suo valore. Io rimango un tifoso che apprezza Di Marco e mi dispiacerebbe, vi dico la verità, se lo vedessi salutare. Se dovesse salutare in nome dell'arrivo di Bremer sarebbe un sacrificio tutto sommato accettabile, però in linea generale un pochino mi dispiacerebbe. Anche perché, e vado agli altri nomi, Ranocchia e Kolarov andranno via, c'è una lieve speranza per Ranocchia, ma al momento sembra più probabile l'addio, che invece è certissimo per il serbo. D'Ambrosio resta, lui rimarrà almeno un'altra stagione. A questo punto bisogna quindi capire, innanzitutto serve un sostituto eventualmente di Ranocchia, qualora questo dovesse effettivamente andare via. Dovesse partire anche Di Marco, a quel punto si apre un altro tema, perché a quel punto ti mancherebbe il sostituto di Bastoni e non è esattamente una cosa da nulla, perché Bastoni comunque qualche partita ogni tanto la salta e in ogni caso deve avere almeno un doppione per ogni ruolo. Servirebbe quindi un altro acquisto. Ricollegandomi ancora una volta al discorso di prima, sui tanti nomi che andranno a muoversi in entrata e in uscita, io credo che, vista la necessità dell'Inter comunque di fare dei tagli e di non poter investire vagonate di milioni,
Io penso che alcune delle pedine che andranno a sostituire alcuni di quelli che attualmente sono in rosa, ma che andranno via in tutti i reparti, dovranno inevitabilmente essere dei giovani che attualmente l'Inter ha in prestito, perché non è impensabile secondo me che l'Inter faccia 2 colpi in difesa, 3 a centrocampo, magari 1 sull'esterno sinistro e 2 in attacco più il portiere, cioè sono troppi nomi secondo me, quindi qualche pedina dovrà secondo me arrivare dai giovani in prestito. La difesa in questo senso ha in Zino Van Oisden un giocatore che tutto sommato potrebbe, se ovviamente al netto dei problemi fisici, non sfigurare all'interno dell'Inter della prossima stagione. E vi mostro anche un breve recap di quella che è la sua stagione attuale. Sapete che Van Oisden è in prestito al Genoa, ha cominciato bene la stagione con 15 presenze, di cui 11 dal primo minuto, poi ha avuto un altro problema e purtroppo i problemi fisici sono il tallone d'Achille del belga, arrivato peraltro in quasi contemporanea con l'arrivo di Blessin in panchina, che è un allenatore che ha dato grande solidità al Genoa e che dà grande appunto forza alla fase difensiva. Quindi avrebbe fatto molto comodo a Van Oisden e di riflesso all'Inter lavorare con Blessin. Però è comunque un giocatore del 99, quindi nella prossima stagione avrà 23 e andrà per i 24 anni. Ha già fatto delle presenze anche in Europa con lo Standard Liegi, con la nazionale giovanile non solo del Belgio. Siamo arrivati quasi al punto da decidere cosa fare di Van Oisden. Van Oisden che peraltro è stato pagato tanto dal riscatto con lo Standard e quindi è difficile che l'Inter lo possa vendere sul mercato facendoci una plusvalenza. Quindi se io dovessi individuare un giovane da poter riacquisire in difesa, direi proprio Van Oisden, anche perché l'altro nome, e trovate sempre i dettagli nel nostro articolo, è Lorenzo Pirola. Un Pirola che però ha fatto un anno solo di prestito in Serie B al Monza e non ha giocato praticamente mai, cioè ha giocato veramente pochissimo. L'Inter si aspettava probabilmente anche una presenza maggiore di Pirola con il Monza, è sicuramente meno pronto di Van Oisden e quindi è molto probabile che Pirola farà un altro anno di prestito in giro per l'Italia o magari anche per l'Europa. Faccio molta più fatica a pensare a un Pirola che torni già nella prossima stagione per far parte delle rotazioni. Quindi io considererei con grande attenzione l'ipotesi di un rientro di un prestito, ma tra Pirola e Van Oisden indico sicuramente il belga, tenendo sempre d'occhio, ve la butto lì senza approfondire, il nome di Ginter, perché Ginter è un parametro zero. Qualche mese fa si parlava di un Bayern pronto ad affondare, poi il Bayern ha ritrattato perché sta dando un'occhiata alla situazione di Rudiger con il Chelsea e Ginter è ancora nel limbo. Chissà che magari Marotta all'ultimo non piazzi il colpaccio. Chiudo brevissimamente sulla Porta perché ci sono delle novità. Su Handanovic i colloqui per il rinnovo stanno proseguendo, però è un enorme punto di domanda. Le ultimissimissime novità parlano di una vicinanza maggiore tra Handanovic e l'Inter per il rinnovo. In ogni caso, dovesse davvero rinnovare, lo farebbe sicuramente a cifre ridotte, perché attualmente prende 3 milioni e 2 netti e l'Inter li vuole sicuramente abbassare, e lo farebbe senza avere pretese di titolarità, perché nonostante quello che si dica, l'Inter ha preso Onana e da Onana vuole ripartire. Al limite può accettare una partenza sullo stesso livello, ma pensare che Handanovic pretenda una titolarità ancora una volta, secondo me è impensabile. Quindi si aprono due vie. Se Handanovic rinnova, i portieri dell'anno prossimo potrebbero essere Onana il titolare, Handanovic il secondo e Cordaz il terzo, con Radu, che a questo punto sarebbe inutile tenerlo come terzo visto che è ancora abbastanza giovane, potrebbe diventare o una contropartita per operazioni come Scamacca o altre, oppure semplicemente essere venduto cercando una plusvalenza, perché ad oggi Radu a bilancio vale circa 4-5 milioni, quindi se già lo vendessimo a 8-9 milioni faresti anche una discreta plusvalenza. Qualora invece non dovesse rinnovare Handanovic, le opzioni sono due. Onana titolare e Cordaz terzo secondo me sono punti fissi. Il secondo potrebbe o farlo Radu, e quindi saresti già a posto, altrimenti potresti cercare comunque di cedere Radu per i discorsi che facevo un attimo fa, e il secondo sarebbe comunque un uomo d'esperienza. Non a caso in queste ore si è parlato di Strakosha, ma soprattutto di Sirigu e di Ospina, che sono due portieri anche loro in scadenza, di grande esperienza, e che potrebbero prendere il posto di Samir Handanovic. Resto convinto che il punto fermo sarà André Onana tra i titolari e penso che rimarrà anche Cordaz come terzo.
Questo, ragazzi, era il punto approfondito sulla difesa dell'Inter per la prossima stagione. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, lasciatemi nei commenti l'emoji del lucchetto, perché oggi abbiamo parlato della difesa, quindi l'Inter chiude la porta e lo fa con il lucchetto. E poi fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate. Abbiamo fatto tanti nomi, abbiamo parlato di tante strategie, sono curioso di sapere la vostra. Fatemelo sapere nei commenti che vi rispondo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se poi volete anche sostenere il nostro progetto potete farlo o su passioneinter.club abbonandovi al nostro club e facendo parte della nostra community di sostenitori oppure direttamente sul canale YouTube. Sapete benissimo che il vostro sostegno con gli abbonamenti e non solo è davvero fondamentale per noi per continuare a proporvi contenuti quotidiani. Per il resto ci ritroviamo in diretta tutti i giorni alle 19:30.